Oggi siamo qui con due microfoni leggendari, lo Shure SM7B e lo Shure SM58. Vale la pena spendere 380 euro più o meno per questo microfono o ne bastano 120 più o meno per questo microfono? Scopriamolo insieme. Allora, oggi siamo qui con due microfoni leggendari, due microfoni iconici, perché quando si pensa a un microfono per podcast si pensa sempre a questo, quando si pensa a un microfono per canto, soprattutto in applicazioni dal vivo, si pensa a questo. Quindi sono due forse tra i più iconici microfoni sul mercato. Microfoni che esistono da sempre, sono entrambi microfoni utilizzatissimi da chiunque. Chiunque in casa possiede un SM58 e quasi chiunque fa podcast possiede un SM7B. Allora, in questo video io intervallerò i due microfoni in modo che tu possa decidere se vale la pena spendere 380 euro per comprare questo microfono oppure ne bastano 120 più o meno per comprare questo. In questa prima parte del video voglio giocare un po' insieme a te e quindi vedrai comparire microfono 1 e microfono 2. Ok? Quindi ti dirò soltanto nella parte finale del video, così sei costretto a guardarla. Scherzo, però è importante questa cosa perché dobbiamo allenare le nostre orecchie e un modo per farlo è appunto questo. Quindi metti le cuffie migliori che hai, ok? E prova ad ascoltare. Quindi stai vedendo in sovraimpressione microfono 1, microfono 2. Nella seconda parte del video ti dirò ovviamente qual è il microfono 1 e qual è il microfono 2. Benissimo. Entrambi i microfoni stanno entrando nella mia SSL2. Entrambi i microfoni, perché quando si pensa a un microfono molto bisognoso di gain si pensa sempre a questo, ma l'SM58 non scherza, non scherza affatto, perché anche lui, lo sto guardando adesso sul meter dell'SSL2, ha bisogno veramente di tantissimo gain. Ora, io in post-produzione l'unica cosa che farò è allineare i volumi, ok? In modo tale che all'ascolto tu non sentirai differenza di gain. Bene, quindi sarà un ascolto uniforme. Non applicherò nessun effetto su questi due microfoni perché voglio che tu senta effettivamente come suonano puliti. Va bene? Perché poi è troppo facile aggiungere un equalizzatore, un compressore, un DSR, un noise gate, eccetera, eccetera, e risolvere i problemi. Ok? Quindi l'unica cosa che farò è aggiungere in Final Cut Pro X, quando monterò il video, il Voice Isolation, giusto per togliere i rumori di questa luce gigantesca qui che c'è sopra di me, però non farò null'altro. Ok, benissimo. Entrambi i microfoni sono microfoni con un pattern polare cardioide. Cardioide cosa significa? Che prendono tutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ok. Entrambi i microfoni sono dinamici, quindi nessuno dei due ha bisogno della 48 volt per funzionare, quindi li attacchi alla scheda e via. In tantissimi si chiedono, ma devo utilizzare un mic booster che sia un Fathead, un Cloudlifter, un Clark Technics o quello che sia, un SE Dynamite, eccetera, eccetera? Dipende dalla tua scheda audio. Io in questo momento sto usando l'SSL2 che ha comunque dei preamplificatori super puliti e riesce a pilotarli entrambi senza bisogno di niente, quindi non c'è bisogno di Cloudlifter, mic booster o qualsiasi altro preamplificatore di linea microfonico. Entrambi i microfoni sono ovviamente diversi esteticamente, lo vedi benissimo. Entrambi i microfoni sono più o meno distanti dalla mia bocca la stessa distanza e sono inclinati più o meno nello stesso modo. Ok, quindi sto cercando di replicare una situazione abbastanza normale. Ora devi considerare che questo microfono ha una gabbia in metallo molto più lunga, quindi la capsula è qui in fondo. Questo qui invece ha la pallina, la classica pallina con un minimo di spugna, eccetera, eccetera, la capsula è qui. Quindi ho cercato di sistemarli, questo sembra più lontano, perché in realtà questo c'ha la capsula molto più distante, quindi sto cercando di fare un test che sia quanto più equilibrato possibile. Questo perché? Perché non voglio darti la soluzione, secondo me, ma vorrei invitarti a riflettere sul fatto che spendere 380 euro per un microfono è veramente tanto.
è veramente tanto, soprattutto se hai una scheda audio non buonissima, perché magari ti interessa far vedere il microfono nel video e quindi sacrifichi il budget, perché giustamente non è infinito il tuo budget, lo sacrifichi per comprare questo microfono, ti resta pochissimo per la scheda audio, ne compri una qualunque e magari questa scheda audio non riesce a pilotare il tuo microfono, devi inserire un mic booster, devi comunque alzare il volume, introduci un sacco di rumore di fondo e le tue registrazioni non sono di qualità. Quindi se tu hai questo microfono e puoi comprarti una scheda audio come la mia SSL2, come la Audient, come altre schede audio che hanno un buon gain e hanno dei preamplificatori super silenziosi e soprattutto hai tutti questi soldi da investire, compralo pure, perché non ho mai detto in vita mia che è un microfono brutto, che non suona bene, anzi, l'ho sempre elogiato, ma ho sempre detto che purtroppo è diventato tantissimo di moda e quindi le persone comprano quello come se non esistessero altri microfoni. Quest'altro microfono qui, quest'altro signore qui accanto a me, suona molto molto bene lo stesso. Ok? Certo, esteticamente non è bellissimo come questo, ma la bellezza, l'ho detta tante volte sul mio canale, la bellezza è veramente soggettiva, cioè ci sono tante persone a cui può piacere più questo, altre a cui può piacere più questo, altre a cui può piacere un altro tipo di microfono, Blue Yeti per esempio, o altri microfoni assurdi di quel tipo, quindi il gusto è veramente soggettivo. Io non sceglierei mai un microfono per il gusto soggettivo, perché chi se ne frega, mi interessa la qualità. Il microfono non devo metterlo lì, come vedi, qui c'è uno Shure SM57 con la capsula presidenziale, accanto c'è un Blue Yeti. Ok, quindi se devo metterlo sulle mensole, sì, magari scelgo un microfono, questo qui probabilmente meno bello rispetto a questo, ma se devo utilizzarlo, sinceramente io bado alla sostanza. Ok, allora siamo arrivati più o meno alla parte in cui voglio farti scoprire il microfono. Io spero che tu abbia ascoltato questo video con le cuffie e abbia giocato scrivendo appunto nel video prima che ti do la soluzione, se no che sfizio c'è, no? Ok, quindi se non l'hai ancora fatto, ferma questo video per favore, torna indietro e scrivi nei commenti se qual è il microfono 1 e qual è il microfono 2. Ok, giochiamo insieme, facciamo questa cosa e facciamola in maniera onesta, ok? Perché sennò che sfizio c'è? Dai. Quindi ferma il video, torna indietro e ritorna a questa parte avendo già commentato questo video con microfono 1 uguale quello che tu pensi, microfono 2 uguale quello che tu pensi che sia. Allora, il microfono 1 è lo Shure SM58, il microfono 2 ovviamente l'SM7B, sono solo due quindi. Allora, noti questa differenza così sostanziosa tra i due microfoni? Allora, sono diversi, sì, certo che sono diversi perché anche la capsula è diversa, il fattore forma è diverso, questo qui è molto scuro anche per come è stato realizzato, questa forma barilotto, questo qui è molto scuro, cioè è scuro uguale, ma ha questo tipo di forma che soprattutto in applicazioni dal vivo, immagina il cantante che dietro di sé ha la batteria, sui lati ha gli amplificatori di chitarra, basso, c'ha le casse spia, le casse monitor a terra e deve cantare, se tutto rientrasse nel microfono impazzirebbe, si sentirebbe uno schifo. Invece questo microfono è fatto apposta per prendere solo ciò che arriva veramente vicino davanti, ok? Quindi anche questo microfono è fondamentale da utilizzare, cioè ha dei lati positivi incredibili. Io penso che tutti noi dovremmo avere un SM58 in casa. Forse anche un SM57, però in questo video stiamo parlando del 58. Poi assicurati di iscriverti al mio canale perché prossimamente arriverà anche un confronto tra l'SM7B e l'SM57 con la spugna presidenziale, eccetera, eccetera. Quindi sarà un video abbastanza complesso. Che cosa mi dici? Adesso che sai la soluzione e hai rivisto, senza modificare mi raccomando, il commento che hai lasciato, cosa ne pensi? Vale effettivamente la pena spendere 380 euro contro le 120? Al di là del fattore estetico, ripeto che quella è l'ultima delle cose? Sono due microfoni indistruttibili, due microfoni, questo qui trovi già dei video sul mio canale, sia di questo che di questo con varie comparazioni, quindi sentiti libero appena finisce questo video di andare a guardare anche gli altri. Nel video dell'SM58 ho fatto vedere dei pazzi che ci facevano di tutto, l'hanno surgelato, l'hanno lanciato dal balcone, l'hanno seppellito sottoterra, c'è passata una macchina sopra, gli hanno fatto di tutto e il microfono continuava a funzionare. Ora sicuramente tu non farai nulla di ciò, ovviamente perché lo usi per registrare il tuo podcast, ma questo per dirti come sono microfoni che li compri e ti durano per sempre. Per sempre!
ok? Quindi sono 120 euro o 380 euro investiti nel modo migliore possibile. Però la mia domanda è, se tu stai iniziando adesso, stai investendo tutti i soldi che hai a disposizione, non hai abbastanza soldi anche per comprare una scheda audio decente, conviene fare questo sacrificio enorme per comprare un microfono e sacrificare tutto il resto? Secondo me no. Quindi se hai un budget piccolino, compra questo, inizia a lavorare sul tuo podcast, assicurati che ti piaccia realmente fare il podcast, dopodiché, se iniziano a entrare anche soldi, perché una delle regole principali è se inizi a guadagnare, puoi investire, ma se devi soltanto investire andandoci a perdere, non credo abbia molto senso, no? Dopo un po' finisce tutto. Quindi il mio consiglio è inizia con questo, quando hai abbastanza soldi per poterti comprare questo, se vuoi comprarti questo, perché non è detto che tu lo debba comprare per forza, allora lo comprerai, ok? Tanto questo, tenerlo da parte, è sempre utilissimo, perché devi fare un'intervista, devi andare fuori a fare qualcosa, ti serve un secondo microfono, questo è fondamentale, ok? È uno di quei microfoni veramente da avere sempre, un SM58, un SM57, sono magari anche un XM8500 della Behringer, proprio come muletto, ok? Sono quei microfoni che devi sempre avere perché servono in qualunque situazione, va bene? Ok, non voglio dilungarmi oltre. Questo video, ti ripeto, volevo farti ascoltare la differenza tra questi due microfoni perché spesso è venuto fuori in domande, è venuto fuori in altre occasioni con tantissime persone che seguono il mio canale, che mi scrivono su Instagram tramite mail, mi telefonano addirittura o mi scrivono su Telegram, è venuto fuori, ma il 58, l'SM7B versus 58, domanda che diciamo non ha una risposta unica per tutti. Se vuoi sapere la mia, io comprerei questo. Ma io non sono te, quindi se compri questo va bene lo stesso, ok? Ne facevo soltanto una questione di investimento, perché non lo voglio ripetere più, però tantissime persone comprano questo, poi non hanno la scheda audio adatta, comprano un cloud lifter, magari hanno dei cavi pessimi, quelli super economici comprati in rete, quindi le loro registrazioni non sono di qualità. Caspita, ma io ho comprato l'SM7B, come mai il mio suono non è... certo, perché non è il microfono a fare la differenza. Soprattutto, ora non voglio aprire un'altra parentesi, ma l'ambiente nel quale registri, ok? Il trattamento acustico fa tanto. E tu mi dirai, Ale, ma questi due sono microfoni che rigettano tantissimo, sono focalizzati sulla voce. Sì, hai ragione, ma non fanno miracoli. Se la tua stanza è piena di rumori della stanza stessa, quindi immagina la ventola del computer o altri rumori, e i vicini accanto fanno rumore, dalla finestra viene fuori tanto rumore, e non hai molti arredi nella stanza, quindi una stanza piena di eco e di reverbero, nessuno di questi microfoni, ma nessun microfono in generale fa miracoli. Quindi la prima cosa, io non mi stancherò mai di ripeterlo, perché ci fosse stato uno sul canale che mi avesse detto Ale, mi dai qualche dritta per il trattamento acustico della stanza? Nessuno. Tutti i microfoni, tutte le schede audio, Certo, è fondamentale, ma ragazzi, la cosa principale è il trattamento acustico della stanza. Se fai un trattamento acustico della stanza fatto bene, anche il microfono più economico del mondo, tipo il Behringer XM8005, suonerà come un grandissimo microfono. Basta, non mi dilungo oltre. Spero che questo video sia stato interessante per te, lasciami ovviamente tutti i commenti del caso sotto questo video e io ti ringrazio ovviamente per averlo guardato e ci vediamo settimana prossima. Grazie ancora.